Le pennette alla boscaiola sono un primo piatto veramente buonissimo, che non vedevo l'ora di proporre qui sul mio canale. E visto che non volevo fare brutte figure, ho fatto delle ricerche per non sbagliare la ricetta originale. E quello che ho scoperto è che non esiste una ricetta originale e ben codificata. Quindi qual è la vera pasta alla boscaiola? In realtà è facile, scegliamo gli ingredienti giusti e la ricetta verrà da sé. Quindi andiamo subito a prepararla. Sull'ingrediente principale ovviamente non ci possiamo sbagliare. Ecco qua, per due porzioni peso 30 g di funghi porcini secchi, che equivalgono all'incirca 200 g di funghi freschi. Poi prendo una ciotola con dell'acqua appena tiepida e metto i funghi a mollo. Li premo così ben bene e poi devono rimanere a mollo per almeno un'ora. Con cosa accompagniamo i funghi? Alcune ricette prevedono la salsiccia, altre la pancetta o addirittura il prosciutto cotto. Io penso che i funghi debbano restare protagonisti, per cui metterò solo un po' di pancetta. Eccola qua. La tengo sempre in frigorifero. Taglio due fette abbastanza spesse e poi dalle due fette ricavo delle listarelle. Ecco, in questa maniera. Metto in padella un giro di olio extravergine di oliva e poi aggiungo le listarelle di pancetta. La pancetta deve soffriggere a fuoco moderato. E adesso devo aspettare che la pancetta diventi un po' trasparente. Altra scelta, aglio o cipolla? Qui non ho dubbi, se ci sono i funghi, aglio tutta la vita. Prendo 3 spicchi d'aglio. Io uso l'aglio rosso, ma va bene qualsiasi tipo di aglio. Li schiaccio e poi levo la pelle. Un ingrediente che secondo me completa il piatto rimanendo in tema boscaiolo sono le olive. Ne prendo una ventina. Queste sono olive denocciolate. Le trito così, in maniera abbastanza grossolana. Nel frattempo la pancetta si è rosolata al punto giusto, rilasciando un po' di grasso. La levo e la metto da parte perché la voglio mettere nel piatto ancora croccante. Metto gli spicchi d'aglio in padella e aggiungo anche le olive e lascio cuocere sempre a fuoco moderato. I funghi ormai si sono ben reidratati. Li prendo dall'acqua con le mani e li strizzo leggermente, senza esagerare. Li porto su un tagliere e li taglio a pezzetti di medie dimensioni. Ecco, più o meno in questa maniera che vedi. È importante tenere da parte l'acqua dei funghi, per cui non la buttare. Bene, sono a buon punto con la ricetta. Adesso posso buttare le pennette nell'acqua salata che sta bollendo. Nella padella metto i funghi e poi verso qualche cucchiaio di acqua dei funghi, stando attento a prenderla in superficie perché sul fondo ci può essere ancora un po' di terra. Lasciando cuocere, quando il sugo si restringe, aggiungo nuovamente l'acqua dei funghi. Con cosa completiamo la nostra salsa alla boscaiola? In alcune ricette troviamo il pomodoro, in altre la panna, oppure potremmo anche non mettere niente. Per me la boscaiola deve essere un sugo rosso, altrimenti sarebbe una normale pasta ai funghi. Per cui aggiungerò un po' di polpa di pomodoro. Però non esagero, ne metto 3 o 4 cucchiai, non di più. Mescolo ben bene il pomodoro e aggiungo altra acqua dei funghi. E alla fine scoprirò di averla usata quasi tutta. Nel frattempo che il sugo cuoce ho anche tritato un pochino di prezzemolo. Eccolo qua, servirà per la guarnitura finale. Ecco, quando nella padella si vede che il sugo si restringe in questa maniera, ancora aggiungo acqua dei funghi. Bene, quando la pasta è cotta la scolo e la metto in padella mescolando ben bene. E se è ancora troppo asciutta, di nuovo acqua dei funghi e mescolare bene. La pasta ovviamente l'ho levata abbastanza al dente. E quando è pronto non resta che impiattare un po' di cucchiaiate di pasta, metto sopra la pancetta che ho lasciato da parte così è bella croccante, una decorazione di prezzemolo ed ecco qua, una nostra fantastica pasta alla boscaiola, fatta con una ricetta buona e ragionata. Se prepari la pasta alla boscaiola in una maniera diversa, scrivilo qua sotto nei commenti. Aspetto di leggere il tuo parere su quale sia la ricetta giusta per la boscaiola. E se questo video ti è piaciuto, ricorda di mettere mi piace, in modo da aiutare altre persone a trovarlo su YouTube. E se ti è piaciuta questa ricetta, potrebbe piacerti anche provare quella delle penne alla conese, che sono abbastanza simili. Ti ringrazio per avermi seguito fin qui e alla prossima!